Poche cose identificano il Regno Unito più dei pub. I pub sono molto più di semplici locali in cui andare a bere o a mangiare. Sono una delle grandi istituzioni della società britannica. Per secoli questi locali carichi di storia e di fascino hanno svolto una funzione cruciale di aggregazione per le comunità locali e ancora oggi continuano ad essere il cuore pulsante dei villaggi della campagna inglese. In questo video vi parlerò proprio dei pub, della loro storia, del loro ruolo e soprattutto vi racconterò quali sono i piatti tipici del tradizionale cibo da pub. Così la prossima volta che verrete in Inghilterra saprete in anticipo cosa ordinare. Siete pronti a venire con me alla scoperta dei pub inglesi? Ciao a tutti, io sono Laura e questo è il mio canale YouTube dedicato al meraviglioso mondo della campagna inglese. Allora, oggi voglio parlarvi di uno dei simboli del Regno Unito e in particolare dei villaggi della campagna inglese, il pub. Non credo ci sia una sola persona in Inghilterra che non sia entrata almeno una volta in un pub. E questa regola vale anche per i milioni di turisti che ogni anno visitano il Regno Unito da tutto il mondo. Una vacanza in Inghilterra non può definirsi davvero completa senza una cena o un pranzo al pub. Da quando vivo qui, il pub è il mio posto preferito per mangiare e ormai sono davvero rare le volte in cui io e mio marito andiamo al ristorante. Quando decidiamo di mangiare fuori, la scelta ricade sempre su uno degli ottimi pub di campagna che ci sono nella zona in cui viviamo. Io adoro l'atmosfera che si respira ancora in questi locali. Sono posti in cui si pranza sui tavoli di quercia, di solito senza tovaglia, circondati da travi a vista sul soffitto e sulle pareti, e in cui si respira l'aroma pungente della birra e il profumo della legna che brucia nei camini. Insomma, in pochi altri posti ci si sente davvero in Inghilterra più che in un vecchio pub di campagna. Proprio per questa ragione e considerato quanto i pub siano centrali nello stile di vita della campagna inglese, ho voluto creare un video in cui vi parlerò della storia e del ruolo dei pub inglesi e vi spiegherò quali sono i piatti tipici che fanno parte del cosiddetto pub grub, cioè il cibo da pub. Allora, cominciamo col dire che i pub sono molto più di semplici attività commerciali. Sono delle vere e proprie istituzioni della società britannica e rappresentano una componente fondamentale della cultura sociale inglese. Nel Regno Unito i pub sono sempre stati centri di aggregazione sociale, posti in cui le persone si ritrovano per fare due chiacchiere, per discutere e anche per coltivare relazioni. Anche se, come vi spiegherò meglio più avanti, questo ruolo tradizionale dei pub sta cambiando. Nei villaggi inglesi poi i pub sono ancora oggi il cuore della comunità e svolgono una funzione molto importante nella vita locale, al punto che vengono chiamati abitualmente the local, cioè il posto locale, anziché col loro vero nome. Ma anche di questo vi parlerò meglio più avanti. L'etimologia della parola pub rivela molto sulla funzione di queste attività. Pub infatti è l'abbreviazione di Public House, che letteralmente significa casa pubblica. In sostanza, il pub è un locale aperto al pubblico che ha una licenza per servire bevande alcoliche, dove si può mangiare e molto spesso anche pernottare.
Ma come sono nati i pub? Allora, l'origine dei pub inglesi ha un sorprendente legame con l'Italia, anche se devo dire un po' lontano nel tempo. I pub infatti sono i discendenti delle antiche taberne romane. Le taberne erano locali in cui i legionari romani potevano rilassarsi insieme ai loro commilitoni, bere vino, mangiare e soprattutto interagire con gli abitanti del posto. In tutta l'Inghilterra ci sono ancora i resti di molte taberne romane. Quando ho completato l'Adrian's Wall Path, che è il cammino di lunga distanza che segue il tracciato dell'antico muro di Adriano, ho avuto modo di visitarne una nel forte romano di Vindolanda, che si trova nella contea del Northumberland. Anzi, se vi capita di andare da quelle parti, vi consiglio di visitare Vindolanda perché è un posto davvero interessante. Dopo i Romani, poi, in Inghilterra arrivarono gli anglosassoni. Siamo più o meno nel 400 d.C. Ma le taberne non scomparvero con i legionari, semplicemente cambiarono nome e si trasformarono nelle cosiddette ale houses, cioè le case dell'ale, che è la tipica birra inglese senza gas. Queste ale houses divennero talmente popolari che poco prima dell'anno 1000 un certo re Edgar fu costretto a emanare un decreto per limitarne il numero e soprattutto per limitare la quantità di birra che ogni persona poteva bere. Evidentemente l'abuso di alcol era un problema serio già più di 1000 anni fa. È proprio vero che certe cose non cambiano mai. Nei secoli successivi, poi, i pub hanno continuato a evolversi. Due cambiamenti in particolare hanno contribuito più di altri a definire l'identità dei pub così come li conosciamo oggi. Il primo è stato l'obbligo della licenza per vendere bevande alcoliche, che fu introdotto per la prima volta nel 1552 da re Edoardo VI, il figlio del famigerato Enrico VIII, quello delle sei mogli per intenderci. Il secondo cambiamento è invece legato allo sviluppo delle cosiddette stagecoaches, le carrozze di lunga distanza che iniziarono a diffondersi in Inghilterra alla fine del 1600. Questo nuovo servizio portò alla nascita dei cosiddetti coach inn, le taverne per le carrozze. In sostanza, questi coach inn erano punti di ristoro lungo le strade principali dove i viaggiatori potevano mangiare, dormire e soprattutto cambiare i cavalli prima di continuare il viaggio. Proprio ai coach inn si deve il fatto che molti pub inglesi ancora oggi offrono stanze in cui dormire, oltre che ovviamente da bere e da mangiare. Io e mio marito pernottiamo spesso nei pub quando andiamo in giro, perché per noi è un modo perfetto per immergerci pienamente nello stile di vita della campagna inglese. Insomma, i pub inglesi hanno davvero una storia ultramillenaria e non è un caso se sono diventati una componente così centrale della società e della cultura britannica. Come tutte le cose che fanno parte però della cultura di un popolo, anche i pub hanno continuato a evolversi col tempo. Il cambiamento più evidente è quello che riguarda il ruolo stesso del pub. Come vi dicevo prima, per secoli nei pub si andava soprattutto per bere e per socializzare, più che per mangiare. La frequentazione era molto più regolare, nel senso che le persone andavano sempre nello stesso pub, il loro local, e più o meno alla stessa ora, di solito verso le 6:30, dopo aver cenato a casa. Quasi tutti si conoscevano e in generale avevano piacere di passare un po' di tempo in compagnia di visi familiari. Mi ricordo che una volta un paziente in ospedale mi ha raccontato che al pub si andava per bersi una birra, magari anche 2 o 3, o per ascoltare della buona musica dal vivo,
ma soprattutto ci si andava per discutere e magari anche per farsi una bella litigata. In questo senso si può dire che la cultura dei pub era un riflesso di quello spirito di comunità che è sempre stata una parte fondamentale della cultura britannica. Tutto questo ha iniziato a cambiare a partire dagli anni 70 e 80 e ha vissuto un'accelerazione negli ultimi 30 anni. Oggi il cibo è diventato l'elemento predominante in quasi tutti i pub, molto più del bere e della socializzazione. Tra le vittime più evidenti di questo cambiamento ci sono i tradizionali giochi da pub, come le mitiche freccette, i cosiddetti darts o il biliardo. Una volta erano presenti praticamente in tutti i pub, oggi invece sono quasi spariti e sopravvivono solo in qualche pub di periferia delle grandi città. Oggi in Inghilterra le persone tendono sempre più a frequentare pub diversi e soprattutto ci vanno prevalentemente per mangiare. Le ragioni di tutti questi cambiamenti sono tante e ovviamente non è facile riassumerle in un video. Quello che è certo è che i pub assomigliano sempre più a dei ristoranti, più che ai vecchi local di una volta. A partire dagli anni 90 a questa trasformazione è stato dato anche un nome: gastropub. I gastropub sono pub che offrono menù più sofisticati, menù che a volte sono anche espressioni di cucine diverse da quella inglese e che spesso hanno selezioni di vini simili a quelle di ristoranti stellati. Anzi, i pub stessi hanno cominciato a sfoggiare le stelle. Pensate che nel Regno Unito ci sono 21 pub con una stella Michelin e uno che ne ha addirittura 2. Si tratta dell'End and Flowers di Marlow, che è una cittadina nel Buckinghamshire. Io ci sono stata a dicembre con mia sorella che era venuta a trovarmi per le feste di Natale, ma non abbiamo mangiato all'End and Flowers perché mi immagino che i prezzi siano in linea col prestigio di questo pub. Tutti questi cambiamenti sono però meno evidenti nei villaggi, dove i pub continuano a svolgere un importante ruolo di aggregazione per la comunità locale. Come spiego nel mio video sulla storia dei villaggi inglesi, di cui trovate il link qui sopra, un villaggio inglese non può davvero definirsi tale senza il pub. Di solito nei pub di campagna si mangia molto bene, ma questi sono ancora luoghi in cui si va per incontrare gli altri villagers, per fare due chiacchiere o magari per guardare insieme una partita di rugby o di calcio. Spesso ci si va anche per partecipare al pub quiz. Il pub quiz è un gioco in cui varie squadre si sfidano rispondendo a domande su argomenti di cultura generale, tipo Trivial Pursuit, tanto per intenderci. La Pub Quiz Night è di solito un appuntamento fisso settimanale in quasi tutti i pub di campagna. Nel nostro pub di Chawton, ad esempio, c'è la domenica sera. Il legame tra i villaggi e il loro local è talmente profondo che in alcuni casi la comunità locale si è addirittura mobilitata per evitarne la chiusura. In che modo? Acquistando la licenza e gestendo il pub in modo condiviso. Tanto per darvi un'idea, nel Regno Unito ci sono 182 community pub, cioè pub gestiti dagli abitanti del posto, e funzionano tutti benissimo. La prima volta che ne ho visto uno è stato nel 2018 nel Lake District. Il pub si chiamava, e si chiama tuttora, The Old Crown, ed è stato il primo pub in UK acquistato da una cooperativa di abitanti del villaggio di Hesketh Market. I community pub sono un esempio concreto di quello spirito di comunità che è tipico dei villaggi inglesi e di cui parlo continuamente nei miei video.
Allora, dopo aver chiarito quali sono le origini dei pub e quale ruolo rivestono nella società britannica, la domanda successiva è: cosa si mangia nei pub? Ora, prima di entrare in questo argomento voglio fare una premessa. Essendo italiana, quando si parla di cibo, io ovviamente sono di parte, perché la cucina italiana è senza dubbio la migliore al mondo. Ma senza con questo voler fare paragoni, devo dire onestamente che a me il cibo dei pub piace molto. Il fatto che oggi in tanti pub si mangi davvero bene, in particolare in quelli dei villaggi, è però un fenomeno abbastanza recente. Io ho molti amici inglesi che hanno più di 50 anni che mi dicono che in passato non era così. Anzi, fino a 20 anni fa, nei pub in generale si mangiava abbastanza male. Un'altra cosa interessante è che, a differenza di quanto avviene in Italia, in Inghilterra il tipico cibo da pub è più o meno lo stesso ovunque vai. Ci sono ovviamente alcune variazioni regionali che però riguardano più il tipo di cibo che i piatti tipici. Che so, in Cornovaglia e in generale nelle zone costiere è più comune trovare piatti a base di pesce e crostacei, compresi degli ottimi granchi giganti. Oppure, soprattutto nei gastropub, i piatti tradizionali sono spesso accompagnati da opzioni innovative o anche da piatti di cucina internazionale. Ma i cosiddetti pub classics, cioè quelli che fanno parte della tradizione dei pub, sono più o meno gli stessi dappertutto. E quali sono questi piatti? Allora, partiamo da uno che è molto popolare qui in UK, Bangers and Mash, cioè salsiccia al forno e purè. Un piatto che viene spesso accompagnato da un contorno di piselli bolliti e annaffiato con la salsa gravy, il sughetto denso dell'arrosto che qui viene utilizzato per insaporire molti piatti. Nella versione tradizionale si utilizzano le famose salsicce Cumberland, cioè salsicce di maiale tagliato a pezzetti, non macinato, che sono fortemente speziate con erbe e pepe. Come dice il nome, le salsicce Cumberland vengono dalla regione del Cumberland, che si trova nel nord-ovest dell'Inghilterra, e sono davvero molto saporite. Un altro tipico piatto da pub sono i pie, cioè gli sformati, che vengono realizzati sia con carne sia con pesce. Ora, tra i pie più noti ci sono lo shepherd's pie, cioè il tortino del pastore letteralmente, che viene realizzato con carne macinata di agnello mischiata con verdure saltate in padella e coperto da uno spesso strato di purea di patate. Quando poi il pie viene cotto al forno, il purè forma una crosticina dorata che dà una consistenza a tutto il pie. Oppure c'è il cottage pie, che è molto simile allo shepherd's pie, ma in cui si utilizza ragù di manzo invece dell'agnello. Il ragù viene insaporito con vino rosso, pepe e erbe aromatiche, come ad esempio il timo, e anche in questo caso viene poi coperto con uno strato di purè di patate. Un altro pie tipico è il fish pie, cioè lo sformato di pesce. Il fish pie di solito è fatto con gamberetti, merluzzo e haddock, e a volte anche il salmone. Il pesce viene bollito nel latte, mischiato con cipolle, piselli e altre verdure e poi cotto in forno con la solita copertura di purè di patate. Infine c'è lo stick e kidney pie, cioè un tortino di pasta frolla fatto di spezzatino di manzo e macinato di reni, che possono essere di agnello, maiale o manzo. L'impasto poi è insaporito con pepe, cipolla rosolata e soprattutto con la ale, la tipica birra inglese. Il pie viene anche questo poi cotto al forno e servito con il solito gravy, che qui è come il prezzemolo, praticamente è usato ovunque. A me i pie piacciono e vi consiglio di provarli se andate in un pub, ma di solito li mangio d'inverno,
o quando ho particolarmente fame, perché sono, come dire, belli carichi. Ecco, questi sono alcuni dei piatti tradizionali da pub, ma ce ne sono altri 3 che si trovano praticamente ovunque in Inghilterra. Il primo è ovviamente il fish and chips. Il fish and chips è forse il piatto più noto della cucina inglese e comprende una generosa fetta di merluzzo fritto in pastella accompagnato da una bella porzione di patate fritte e da piselli o bolliti o in purea. Se siete stati in Inghilterra probabilmente avete provato il fish and chips perché qui è davvero onnipresente. La cosa interessante è che anche se è considerato il piatto nazionale inglese per eccellenza, il fish and chips è originario del Portogallo e della Spagna ed è arrivato in Inghilterra solo a metà dell'Ottocento, anche se poi ha letteralmente conquistato il cuore e soprattutto il palato degli inglesi. Un altro fatto curioso è che in Scozia e nel nord dell'Inghilterra gran parte dei cosiddetti chip shops, cioè le friggitorie dove viene cucinato il fish and chips, erano gestite da immigrati italiani, per cui alcuni inglesi pensano che il fish and chips sia un piatto tipico italiano. Curioso, no? Io mangio spesso il fish and chips al pub, a volte lo compro anche come takeaway, anche se non è un piatto particolarmente leggero, ma del resto nessun cibo, diciamo, da pub è particolarmente leggero. Alla fine uno ci fa l'abitudine. Il secondo piatto che si trova ovunque nei pub è il burger, cioè l'hamburger spesso di manzo che viene impastato con spezie e formaggio grattugiato. Normalmente il burger viene servito dentro un panino tondo morbido, il cosiddetto bun, e dentro ci sono anche fette di pomodoro, lattuga, anche il cetriolo, che io tolgo sempre perché non mi piace. Su richiesta poi si può aggiungere il formaggio fuso o il bacon, oppure anche entrambi, se si vuole abbondare. Insieme al fish and chips, il burger è probabilmente il piatto più comune nei pub inglesi ed è anche uno dei miei preferiti. Mio marito poi lo adora e tutte le volte che andiamo al pub finisce quasi sempre per ordinare il burger. Infine, last but not least, il piatto da pub per eccellenza è ovviamente il Sunday roast, cioè il tradizionale arrosto della domenica. Il Sunday roast comprende varie opzioni di carne, manzo, pollo, agnello o maiale ed è accompagnato da un ricco insieme di contorni che qui si chiamano trimmings. Tra questi ci sono ovviamente le patate e varie verdure arrosto e il cosiddetto cauliflower cheese, cioè il cavolfiore gratinato con formaggio, latte e burro. Spesso c'è anche il cosiddetto stuffing, che è una polpetta di crosta di pane, salvia e cipolle tritate che viene cotta al forno. Come dice il nome, il Sunday roast è il tipico pranzo domenicale, quindi si trova solo la domenica. Viene servito anche con lo Yorkshire pudding, che è una specie di sformato di pastella che è utilizzato per raccogliere la salsa gravy. Oltre al gravy poi si usano anche altre salse, tra cui la salsa di mele per il maiale, la salsa di rafano per la carne di manzo e quella di menta per l'agnello. Se venite in Inghilterra durante un fine settimana e ovviamente vi piace la carne, non perdetevi il Sunday roast, sono sicura che vi piacerà. Una cosa importante da sottolineare è che in Inghilterra di solito si mangia un piatto unico, non primo e secondo come in Italia. Ovviamente anche qui ci sono antipasti, stuzzichini e dolci, ma il cuore del pasto è il cosiddetto main, cioè il piatto principale. Non preoccupatevi però di restare affamati perché il main è sempre molto abbondante. Se poi siete vegetariani o anche vegani, la buona notizia è che oggi la maggior parte dei pub, compresi quelli di campagna, hanno sempre opzioni vegetariane e a volte anche vegane.
Per quanto riguarda il bere, infine, pub e birra sono ovviamente sinonimi. Come ho detto più volte, la tipica birra inglese è la ale, una birra praticamente senza gas, che ha un sapore più intenso e fruttato della lager, la tipica birra europea come, non so, la Peroni o la Moretti. Un'altra bevanda tipica è il sidro, che di solito è quello che prendo io ogni volta che vado al pub. Anche il sidro c'è di vari tipi, quindi se volete provarlo ma non siete degli esperti, la cosa migliore è farsi consigliare dal barista. Se poi non vi piacciono né la birra né il sidro, molti pub offrono ormai anche un'ottima selezione di vini, quindi avete solo l'imbarazzo della scelta. Allora, qui si conclude questa mia esplorazione del mondo dei pub inglesi. Ovviamente di questo argomento potrei parlare per ore, perché i pub sono davvero un pilastro fondamentale della società inglese e sono anche uno dei posti che mi piace di più qui in Inghilterra. La cosa importante da capire è che non si può apprezzare fino in fondo la cultura britannica se non si comprende davvero cos'è la cultura del pub. Anche se il ruolo sta cambiando, questi luoghi restano ancora un punto fermo del modo di vivere e di relazionarsi degli inglesi. Se venite in vacanza in Inghilterra, non fatevi mancare un pranzo o una cena al pub, e in particolare in un pub di campagna, perché i pub dei villaggi sono sicuramente quelli più autentici e più simili a quelli tradizionali. Voi siete mai stati in un pub della campagna inglese? Se non ci siete stati, vi piacerebbe andarci? E tra i piatti tipici di cui vi ho parlato, ce n'è uno che vi piacerebbe provare? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Prima di salutarvi, vi raccomando, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo sui vostri social. Ah, e se non l'avete ancora fatto, non dimenticate di iscrivervi. Grazie per il sostegno e ciao!